Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale. Oggi facciamo insieme un video chiacchiericcio. Sono da un po' di tempo che non faccio video chiacchiericci con voi su questo periodo, diciamo, che stiamo vivendo, e volevo darvi dei consigli su come vivere questo periodo dal punto di vista psicologico. Lo so che il mio canale è un canale di cucitoterapia, ma in questo momento ho pensato di fare anche un video dove ti dico, diciamo, quello che secondo me potrebbe esserti utile in questo momento di emergenza. Questa settimana avrete notato, per chi mi segue più assiduamente, che non ho messo più video tutorial perché ho riniziato a studiare. Quindi volevo prima parlarvi di questa cosa qui. Io cercherò il più possibile di continuare a fare i video tutorial, però avendo riniziato a studiare ho meno tempo, perché chiaramente il tempo lo devo dedicare principalmente allo studio. Ho iniziato un master di secondo livello post lauream, è un master di filosofia e scienze umane, delle materie che io non ho dato all'università e che mi permettono di insegnare. La mia laurea non mi permette di insegnare perché non ho dato gli esami appunto per poter insegnare, quindi le classi cosiddette, le classi di insegnamento. Quindi mi sono andata ad informare anche alla mia università e mi hanno detto che devo darmi questi esami che mi mancano, e ho iniziato a seguire appunto queste lezioni online. Quindi mi sono iscritta in una università online, per cui io dovrò dare 7 esami. In realtà ne avrei dovuto dare 5, però i crediti che ti dà l'università online sono di un numero minore rispetto ai crediti che ti dà l'università. Avendo questo nuovo mio progetto, che comunque posso fare da casa, in realtà non mi sto annoiando in questo periodo, ma anzi sono parecchio stanca, perché oltre al gruppo che ho su Facebook, che oggi siamo arrivati a 45.000 iscritti, che è molto impegnativo, mi sta dando veramente tantissime soddisfazioni, però è molto impegnativo, ci sono bisticci, ci sono situazioni, diciamo, non troppo carine. La quarantena la sto vivendo in maniera molto serena, anche perché non sono una persona abituata ad uscire moltissimo, come magari tu che sei abituata ad andare a lavorare fuori di casa e uscire. Io sono molto pantofolaia, sono una persona che mi piace tantissimo stare a casa. Io non esco dal 7 di marzo ed sta diventando difficile anche un pochettino per me, perché comunque arriva la primavera. Per me è il periodo dell'anno più bello, perché ci sono le belle giornate, perché comunque non ti devi imbacuccare per uscire. Io tra l'altro sono un soggetto a rischio, per cui ve l'avevo già detto in un altro video precedente, quello dove vi ho fatto vedere come si cuciono le mascherine. Sono un soggetto a rischio, per cui devo assolutamente stare attenta a non uscire, perché sono un soggetto asmatico, quindi sapete che comunque questa influenza prende ai polmoni, quindi io sono già diciamo compromessa da questo punto di vista, dal punto di vista medico. Sono a contatto ogni giorno con tante persone, e avendo un gruppo così numeroso ho notato che molti di voi stanno iniziando ad accusare i primi sintomi di ansia, di depressione, di aggressività, che poi sono le emozioni, diciamo, che si possono verificare in situazioni di emergenza come questo e di isolamento. La cosa che comunque ti può capitare in questo periodo è l'ansia. L'ansia che cos'è? Secondo me è importante sapere. Per me è stato importante conoscere la differenza tra l'ansia e la paura. Dal latino angere, che vuol dire stringere, quindi il significato ci porta ad una situazione di imbarazzo, una situazione di incertezza soprattutto per quanto riguarda il futuro. Viviamo in una situazione di costrizione. La differenza tra l'ansia e paura è che l'ansia è una preoccupazione per il futuro, quindi quello che verrà. Quindi noi anticipiamo con la mente quello che potrà succedere nel futuro. Quindi facciamo una sorta di previsione
che solitamente e sono sempre previsioni catastrofiche, almeno per quanto riguarda me sono sempre previsioni catastrofiche. Io purtroppo soffro d'ansia da quando sono piccola, è una situazione la mia ereditaria, perché comunque in famiglia nostra siamo abbastanza ansiosi, lo sono da quando sono piccola. Ovviamente quando ero piccola non sapevo cosa fosse, però sentivo questa sensazione di oppressione, di paura appunto del futuro. Ho lavorato ovviamente su me stessa, su questo, per poter soffrire il meno possibile di questa emozione, che chiaramente è un'emozione che mi fa stare male, che mi fa soffrire. La paura invece si differisce dall'ansia per il fatto che la paura è appunto una reazione ad una situazione imminente, quindi una situazione reale che succede nel presente, quindi nel qui ed ora. Quindi per esempio la paura quando cercano di rubarci la borsetta, in quel momento c'è la paura e in quel caso la paura serve ad aiutarci a reagire in maniera ottimale in quel preciso momento. Quindi, per esempio, tirando la borsetta, difendendoci. Anche l'ansia comunque ha il suo perché di esistere. Queste due emozioni che noi solitamente odiamo, che non ci piacciono, non dobbiamo eliminarle per forza, perché la prima cosa che noi pensiamo quando abbiamo l'ansia è eliminarla. Non c'è nulla di più sbagliato, dobbiamo accogliere l'ansia, perché l'ansia in quel momento è portatrice di un messaggio che ci vuole dare. Basta stare in silenzio con noi stessi, cosa che facciamo molto poco oggigiorno perché siamo circondati da stimoli esterni in continuazione ed è difficile che noi stiamo soli con noi stessi a pensare, a meditare, cosa che invece sarebbe molto utile perché a quel punto capiremo la motivazione, il motivo per il quale l'ansia è venuta a trovarci. Sicuramente è una portatrice, appunto come ho detto prima, di un messaggio. La paura invece è una paura imminente. Quindi la paura ci consente in certe situazioni di salvarci la vita, perché fa in modo che in quel momento noi ci prepariamo per esempio alla fuga e quindi mobilizzare tutte le nostre risorse che abbiamo a disposizione, per esempio correre, fuggire, per evitare appunto questo pericolo. Anche l'ansia ha il suo lato positivo. Uno di questi lati positivi dell'ansia è proprio evitare che nel futuro possano succedere delle situazioni che possono nuocerci, quindi per esempio delle minacce future e quindi fare in modo che queste non accadano, premunirci contro di esse. Quali sono i miei consigli che ti posso dare in questo periodo? Allora, nella vita possono capitare delle situazioni di emergenza, come questo che stiamo vivendo a causa di questo virus. Situazioni di emergenza che cambiano il nostro stile di vita. Ecco, questo, il fatto di esserci trovati immediatamente in una situazione di reclusione a casa, fa sì che vengano cambiate in questo momento le nostre relazioni, quindi relazioni con gli altri. Siamo da tanto tempo ormai che siamo in casa, quindi tanto tempo che molti di voi non vedono le mamme, i padri, la famiglia, i fratelli, gli amici, i fidanzati. Inizia a sentirsi proprio in questo momento una situazione di disagio. All'inizio, come tutte le cose che possono succedere, può esserci la novità. Ecco, c'è la novità che ci dice vabbè, mi riposo un po', in effetti ero stanco, magari molti di noi siamo stanchi, e quel momento che possiamo dedicare a noi stessi ci dava la forza e quell'energia per andare avanti. Ora stanno passando molte settimane, per cui molti di noi, magari tu stesso, stai vivendo questa situazione di disagio, di irrequietezza psicologica. Quindi queste emergenze creano in noi una situazione di emergenza e invasiva comunque, perché ci dicono dall'esterno che non possiamo più fare determinate cose che eravamo abituati a fare. Quindi anche le cose più semplici adesso è tutto complicato, perché anche andare a fare la spesa dobbiamo metterci i guanti, dobbiamo stare attenti a tenere le distanze, mettere la mascherina. Anche se comunque usciamo, non è più un'uscita spensierata come poteva essere prima. Quindi questo crea disagio psicologico. La paura del contagio
fa sì che dentro di noi ci sia un pensiero permanente, un pensiero continuo, che ci pensiamo in continuazione. Quindi questo pensiero è troppo presente all'interno della nostra mente, di conseguenza questo cosa può causare? Nel nostro organismo lo stress causa la produzione del cortisolo. Il cortisolo è un ormone, l'ormone dello stress, così chiamato. Questo ormone, quando tu sei arrabbiato, quando tu sei stressato, a parte che fa ingrassare, perché induce la produzione di insulina, per cui ingrassiamo anche se non mangiamo. Inoltre il cortisolo abbassa le difese immunitarie. Quindi cosa fa? Più noi ci preoccupiamo, più lo stress aumenta e più il cortisolo viene prodotto al nostro corpo, si abbassano le difese immunitarie, per cui abbiamo più probabilità di ammalarci. Quindi se pensiamo sempre in maniera fissa a questo problema, per esempio guardando spesso i telegiornali, guardando su internet varie notizie riguardanti questo argomento, cosa può nascere in noi? Due cose: uno stress profondo e l'aggressività. Sta aumentando l'aggressività, la cattiveria, l'insoddisfazione interna che viene portata fuori attraverso queste modalità non sane, che sono appunto modalità disfunzionali che portano a prendersela con gli altri, scaricare l'aggressività sull'altro. Ma questo non è sano. Cosa possiamo fare? Varie cose. Adesso ti voglio dare dei consigli su come tu puoi fare per ovviare, diciamo, a queste emozioni negative, a questa sensazione di oppressione. Quello che dobbiamo fare è riattivare il buon umore, saper produrre la felicità dentro di noi in maniera autonoma. Il nostro problema qual è? È quello che siamo sempre distruttivi, perché ci lamentiamo in continuazione, ci lamentiamo di tutto e non agiamo nella maniera più giusta per superare questa sensazione, questo problema, questa ansia, questa emotività negativa che ci fa stare male. La modalità migliore per fare questo è la creatività. Quindi il creare, tu che sai cucire per esempio, o che sai dipingere, o che sai fare tante cose manuali, utilizza queste per distrarti, perché la distrazione è una delle cose più importanti da fare in questo momento. Noi dobbiamo distrarci dal pensiero fisso del virus, dal pensiero fisso della paura e quindi dell'ansia che ci produce. Abbiamo ansia del futuro, ansia di come andrà a continuare questa situazione, come andrà ad evolversi questa situazione. Questa è l'ansia, ecco. Quindi create, fate qualsiasi cosa, dipingete, mettetevi a dipingere un qualcosa, magari prima non avevate tempo, prima ci si diceva io non ho tempo di fare niente, ok, perfetto, ora ce l'hai. Quello che non riuscivi a fare precedentemente, quello che non riuscivi a fare perché non avevi il tempo, fallo adesso. Non pensare, perché più pensiamo ai problemi e più i problemi non riusciremo mai a risolverli. Non li possiamo risolvere pensando. Noi crediamo, sbagliando, che i problemi li possiamo risolvere solo e unicamente pensando a come risolverli. Più pensiamo a come risolvere un problema, più non riusciamo a risolverlo. È così. Quindi cosa dobbiamo fare? Distrarci. La creatività è una delle migliori terapie che esistano. Non è solo la creatività, poi ti do dei consigli su altre cose che possiamo fare. Cosa fa la creatività? Aumenta le endorfine. Aumentando le endorfine migliorano, aumentano le difese immunitarie. Quindi abbiamo da una parte l'ansia che fa sì che avvenga la produzione del cortisolo. Il cortisolo abbassa le difese immunitarie. La creatività, l'agire, il fare qualcosa che ti piace, il distrarti, ma soprattutto fare qualcosa che ti piace, fa sì che le endorfine vengano prodotte. Le endorfine creano un aumento delle difese immunitarie e quindi fanno sì che le nostre difese immunitarie aumentano e quindi abbiamo meno probabilità di ammalarci. Dobbiamo imparare a spostare la nostra attenzione verso la creatività, che
la creatività è un farmaco. Spostare la mente, spostare i pensieri, distrarci. Altro consiglio che ti voglio dare: se hai una veranda, ma anche una finestra, mettiti almeno mezz'ora al giorno e prendi sole. Il sole, oltre alla produzione della vitamina D, è un grande antidepressivo. È il più grande antidepressivo che esista. Il sole. Prendi sole. Quindi che attività puoi fare? Esercizio fisico. Quindi non possiamo andare in palestra, ma possiamo fare ginnastica in casa. Fai esercizio fisico. Muoviti, balla. Ballare è la modalità che diverte di più, che è antidepressiva anche il ballare. Mettiti le cuffie, mettiti la musica che ti piace di più e balla, fai ginnastica, leggi un libro, quello che magari non sei mai riuscito a finire di leggere, guardati dei film su Netflix, inizia a fare come ho fatto io, che ho iniziato anche a studiare, magari se hai la possibilità, inizia magari un corso che non avevi tempo di fare prima, magari un corso di inglese, un corso di francese, ecco, un corso online. Tecniche di rilassamento, quindi tecniche yoga, tecniche di training autogeno, anche queste su internet le trovate molto facilmente. Riduciamo al minimo di guardare la TV e tutte le notizie che riguardano il coronavirus. Solo 1 al massimo 2 volte al giorno, e attenendosi a guardare solo e unicamente delle notizie che possano essere veritiere, delle fonti affidabili, perché il guardare troppo la televisione e queste notizie, anche nel web ovviamente, crea ansia. Quindi evitare 1-2 volte al giorno al massimo. Cerca di regolarizzare il tuo sonno nella maniera migliore. Quindi regolarizzare il sonno, cosa vuol dire? Cercare di andare a letto più o meno sempre alla stessa ora e svegliarti più o meno alla stessa ora. Perché se tu non sei abituato a fare questa vita, per esempio io sono abituata a fare questa vita, a gestirmi il tempo in casa, tu non sei abituato, quindi devi imparare a fare questo, quindi gestirti i tempi come se dovessi andare al lavoro, come se avessi degli impegni che ti portano fuori di casa. Cercare di dividere la giornata in step, quindi continuare a fare la colazione alla stessa ora, continuare a pranzare alla stessa ora, quindi rispettare gli orari del pranzo e della cena, e fare ginnastica, per esempio fare allenamento come se andassi in palestra, quindi scegliere dei giorni alla settimana, per esempio il lunedì, il mercoledì, il venerdì, e in quei giorni a quelle ore fai allenamento. Non avrai tempo di pensare, cioè devi proprio scriverti ogni giorno quello che devi fare, quindi ore, questo faccio questo, oppure anche riposarsi, per esempio dopo pranzo ti piace fare un sonnellino, ecco, ti riposi, anche quello fa parte della giornata. Sicuramente se tu sei abituato a fare una vita più fuori di casa che in casa, ti troverai un tempo maggiore a disposizione, tanto tempo libero, perché se tu non fai questo che ti sto dicendo, cioè di darti delle regole, cioè scaglionare la giornata in momenti diversi, a quest'ora faccio questo, a quell'altra ora faccio questo, tendi a perdere tempo, passano i giorni, dici cosa ho fatto oggi, non lo so. Io non mi sto annoiando, ma mi manca uscire a fare una passeggiata, mi manca andare in giro per i negozi, adesso che poi è primavera, lo faccio sempre perché mi piace, mi manca, però non mi sto annoiando, non mi sta venendo l'ansia, quindi non avendo ansia voglio aiutarti a non averne neanche te. Mettendo in pratica queste tecniche psicologiche, io non ho l'ansia, io sono abituata a gestirmi il tempo, gestirmi il lavoro da sola. Altra cosa che può succederti, essendo abituata ad uscire, continua a vestirti. Magari puoi creare delle mise, degli outfit casalinghi. Magari ti metti in tuta, quindi comoda, però carina. Non stare in pigiama a casa. Questo è il consiglio spassionato che ti posso dare. Non stare in pigiama a casa, perché stando in pigiama a casa ti abbruttisce, ti abbassa l'autostima, ti guardi allo specchio e ti vedi sempre con questa palandrana e non fa bene cambiarsi, quindi
togliti il pigiama e scegli degli abbinamenti anche carini, devi sentirti carina. Altro consiglio che ti voglio dare, se sei donna ovviamente, truccati, truccare. Vabbè, magari sei una persona che non si trucca, va bene, però per chi si trucca, truccati. Truccarsi è un antidepressivo anche quello, ci si diverte. Noi donne ci divertiamo a ballare e truccarci. Ballare scarica le tensioni e tu ti senti sicuramente meglio e ti diverti. Ti guardi allo specchio e ti vedi carina, quindi non lasciarti andare. Viviamo questo periodo come un periodo nuovo, un periodo di opportunità nuove. Tante cose che non siamo riusciti a fare precedentemente le possiamo fare adesso. Cerca di vedere il più possibile questa situazione dolorosa, questa situazione difficile in modo positivo, nel modo più positivo possibile. Quindi pensa cosa puoi fare, pensa come puoi migliorare la tua situazione con questi piccoli consigli che ti ho dato. Io spero che siano utili, che ti siano utili, fammi sapere se ti sono stati utili. Un bacio grande grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie per la visione.